Salve a tutti, io sono Aurora Sidio, il content creator che ha più culo che giudizio. Questa non è una battuta, come scoprirete fra poco. Vedete, stavo lavorando alla seconda parte di Zweihander Souls, una serie che ho sul mio canale, dove gioco ad ogni singolo Soulsborne della From Software, nei quali posso usare la Zweihander. Quando è successo un imprevisto che mi ha portato a fare invece questo video. Avessi un centesimo per ogni volta che ho interrotto i lavori per un video per farne un altro, avrei 3 centesimi, che non sono molti, ma sono ad un buon passo per una Goliador. Volevo iniziare questo anno in modo più rilassato, qualcosa che potessi risolvere in un'oretta minimo, ma massimo un'ora e mezza. E quindi mi sono preso un gioco indie che ho visto circolare in questi giorni su YouTube. Buckshot Roulette, dove tenti la fortuna contro un demone in un gioco di roulette russa con un fucile a pompa. Lo stesso dealer non solo mette dentro i proiettili in modo casuale, in modo che nemmeno lui sappia in che ordine siano le cartucce piene e vuote, ma soprattutto dà oggetti a caso che, se usati, danno un vantaggio all'utilizzatore, come una lente di ingrandimento che ti permette di vedere il colpo in canna, una birra per scartare la prossima cartuccia ed altri ancora. Entrambi i giocatori hanno cariche di defibrillatore che rappresentano la salute, permettendo loro di non morire dopo un colpo di fucile a pompa. E l'obiettivo del gioco è battere per tutti e 3 i round il dealer. Nel terzo round il defibrillatore viene disattivato appena arriva ad un colpo fatale, e se il giocatore riesce a sparargli un'ultima volta, vince. Data la natura RNG di questo gioco, pensavo che questo mi sarebbe durato almeno un po'. Dopotutto, non è possibile che riesca a battere il gioco al primo tentativo, no? E avevo ragione! Io non ho battuto Buckshot Roulette al primo tentativo. Io l'ho demolito. Siamo e possiamo iniziare. La mia prova gratis alla vita. Me la rischio. O la va o la spacca. E siamo già al turno finale. Non può essere che riesco a vincere nel primo tentativo, nei primi 20 minuti di live. Ed è costretto a ricaricarsi la vita fin da subito. Ok, coltello. Ancora lente. E manette più soldi. Mettati. Non potete dirmi che ho vinto subito. Io ho già finito il gioco. Ho scurato turno. Come faccio a passare 4 ore a cercare una Zweihander in Dark Souls 2 per poi battere subito un intero gioco? Quindi sì, ho completamente demolito questo gioco in una sola giocata, in meno di 20 minuti. Non so neanche io come, non chiedetemi. Sta di fatto che ho battuto il gioco con molta calma. Interagivo con la chat, mi perdevo in chiacchiere, leggevo con calma gli oggetti. Però, nonostante tutto, ci ho messo un totale di 16 minuti e 33 secondi. Un tempo ridicolmente breve. Ci ho messo così poco che non aveva senso chiudere la live lì. E ho aperto un altro gioco che sto portando in live in questo periodo, One Piece Unlimited Cruise 2. Ma mentre facevo la live, stavo pensando ad una cosa. Io, Buckshot Roulette, l'ho finito in veramente poco tempo, quindi mi sono chiesto, e se fosse valido come speedrun?
Perciò, finita la live, mi sono creato un account su speedrun.com. Ho editato la live mettendo solo il pezzo di Buckshot Roulette, anche perché dubito che i moderatori del sito abbiano bisogno di vedere io che apro e cazzeggio su One Piece Unlimited Cruise 2, e aggiungendo il timer seguendo le regole specificate dal sito, con il tempo che inizia appena appaiono le icone verdi dei round e finisce appena lo schermo diventa nero, dopo aver aperto la valigia. Caricando il video sul mio canale di Archiviazione Live, e di fatto se ve la volete recuperare il link è nella descrizione, e dopo aver fatto la richiesta ho aspettato, facendo altro tipo scrivendo il copione di questo video. In verità sapevo fin da subito che non sarebbe stata accettata. È palese che in diversi punti non stessi neanche provando a fare una speedrun e stessi perdendo tempo. Ma volevo lo stesso provarci. Dopotutto il tempo rientrava nella lista già quando avevo addocchiato la prima volta, battendo per 2 secondi il record di un'altra persona. Non sto scherzando, ma purtroppo il risultato era ovvio. Sapevo già che non mi avrebbero accettato e che mi avrebbero invece rifiutato. Era... Come? Perché? Sì, avete capito bene. La mia run è stata accettata. Sarò sincero con voi, sono confuso da questo. Ma allo stesso tempo sono anche felice. Io non mi sarei mai aspettato di poter un giorno fare qualcosa del genere. Dopotutto stiamo parlando di una speedrun. Per poter fare un'effettiva speedrun ci vogliono ore su ore di intere giornate dedicate a questo obiettivo. Di finire i giochi il prima possibile. È questo tipo di amore che ha fatto nascere franchise come Sonic the Hedgehog, il cui creatore ha avuto l'idea dato che lui adorava sfidarsi completando i livelli di Mario il più velocemente possibile, dedicarsi a un tale livello arrivando perfino a conoscere il codice stesso del gioco al più millimetrico dettaglio. È qualcosa che solo qualcuno che ama il gioco in sé lo può fare. Io non sono una persona troppo determinata, e di certo non a questi livelli. Io non mi aspettavo che avrei mai fatto una speedrun in tutta la mia vita. Ma la cosa buffa della vita è che non sai dove ti può portare. Io, un semplice studente di doppiaggio, che ha iniziato a fare live e video per costringersi a lavorare sulla dizione ed articolazione, sono riuscito a fare una speedrun senza neanche provarci, battendo un paio di persone nel mentre e conquistandomi un posto in quella lista di persone che amano quel gioco. Io non sono uno speedrunner e non ne diventerò uno effettivo, ma mi rifiuto di escludere la possibilità di un giorno provare a fare almeno una speedrun effettiva, perché la vita offre tantissime chance e possibilità e noi possiamo scegliere se coglierle o meno. Ma se tale occasione è qualcosa alla tua portata e ti rifiuti categoricamente di provarla, stai perdendo la possibilità di scoprire nuove cose su di te, come persona. Non tutti possono fare una speedrun, questo è ovvio. Come ho detto, richiede una forte dedizione e tanto tempo libero. Se manca anche solo una di queste cose, non è possibile farne una che abbia un tempo decente. Perfino io che ho sculato e fatto un tempo relativamente breve, sono tra gli ultimissimi posti della classifica. Ma su quella classifica io ci sono
e posso in futuro provare nel mio tempo libero a fare un tempo perfino migliore o tentare le mie abilità in un'altra categoria o gioco. Questo non significa che da ora in poi farò speedrun di base. Diavolo, considerando che principalmente studio per fare il doppiatore, le mie priorità si discostano dal battere il gioco in meno di 5 minuti. Ma ciò significa che se mai capiterà l'occasione, chi lo sa, magari un giorno potrei avere, per quanto poco tempo potrà sopravvivere, perfino un record mondiale con abbastanza dedizione e fortuna. Per oggi è tutto. Io sono Aurora Essidio e vi auguro di provare tante belle esperienze nella vostra vita e durante quest'anno.